Bentornati nello Space Lab. Stampando qua e là ho scoperto che posso utilizzare anche altre resine, altri colori, come per esempio la resina grigia. Come sapete se mi seguite e se non mi seguite, utilizzo principalmente la resina bianca e il plexiglass bianco perché mi piace ottenere una finitura opaca che riesco a ottenere con la sabbiatura, che col bianco viene molto facilmente perché nasconde bene tutti i graffi e tutte le imperfezioni, cosa che sarebbe impossibile fare per esempio con il nero, perché il nero quando viene carteggiato o comunque sparato con la sabbiatura lascia questa superficie un po' bianca con dei pallini bianchi, con delle imperfezioni, e quindi non mi piace. Andrebbe poi verniciato con un trasparente o con cose del genere e non voglio farlo perché voglio che il pezzo sia del colore in cui viene stampato. Ma poi ho cominciato a studiare la resina grigia, che ha più o meno le stesse caratteristiche di quella bianca. Infatti quando viene graffiato o comunque rifinito, la superficie non diventa così diversa dal pezzo originale, dal colore originale, e quindi la posso riuscire a sabbiare e a rifinire. Chiaramente appena usciti dalla stampante le linee di stampa si vedono, cosa che a me non piace ovviamente, perché nonostante siano da 0.05 mm si vanno un po' a vedere, e però cerco sempre di rimuoverle con la sabbiatura. E quindi ho pensato di fare qualche prodotto che avevo già fatto, da farlo anche con la resina grigia, ma anche di fare qualche piccola variante per esempio del portapenna con le pentole. Era da un po' che volevo fare qualcosa a tema eliche, motori o cose del genere, quindi ho deciso di fare innanzitutto una versione ad elica, quindi mi sono disegnato una delle pale con gli spline e poi usando una serie circolare sono andato a moltiplicarlo e poi semplicemente ho usato una intersezione booleana per andarmi a creare la forma finale, utilizzando il pezzo che avevo già disegnato per il portapenna singolo. Però volevo anche qualcosa di leggermente più futuristico, quindi ho pensato a una versione diciamo a reazione, riproducendo un po' la forma delle prese d'aria, dei caccia o degli aerei un po' più moderni, creando anche delle aperture nella parte inferiore in modo che la luce passi per creare questo effetto di vuoto all'interno. Non è stato facile capire quali fossero le dimensioni perfette per fare queste palette, però penso di essere riuscito a ottenere quello che volevo. Ma iniziamo a stampare qualche cosa con la stampante 3D. Inizialmente ho pensato che potesse bastare stampare i pezzi direttamente sul piano, come facevo con la vecchia stampante, ma come avveniva anche con la vecchia stampante, i pezzi vengono un po' male nella parte bassa, perché queste stampanti hanno il problema che i primi strati vengono un po' più brutti. Quindi poi alla fine mi sono arreso e ho deciso di stampare tutto con i supporti, staccandolo un po' dal piano. Questo ha l'inconveniente che si spreca un po' più di materiale, però dobbiamo farlo per forza. Nel frattempo ho mandato in stampa anche la versione dell'altro portapenna, quello un po' più grande, con la versione Voronoi all'interno e le due pareti di legno ai lati. Trovate il video qui da qualche parte, e devo dire che anche questo è venuto molto bene. Il bello dei supporti è che i pezzi appunto vengono un po' meglio, però comunque si spreca molto materiale e lascia anche delle piccole imperfezioni sul pezzo, però sono riuscito a imparare come fare i supporti molto bene e riuscirli a rimuovere molto facilmente. Una volta ripuliti e curati bene tutti i pezzi, posso andarmeli ad incollare alla parte in legno che ho già fresato, esattamente come ho fatto l'altra volta. Se volete vedere come ho fatto, andate a recuperare il video sulla protezione del portapenna. A questo scopo uso una colla poliuretanica che è molto forte e mi fa stare tranquillo in modo che i pezzi non si stacchino, però è anche un po' più rognosa da pulire perché esce un po' fuori dal pezzo e va poi rimossa con la carta vetrata, però si carteggia molto facilmente. Ho dato come sempre una sgrossatura ai pezzi sia con la smerigliatrice a disco che poi con quella a tamburo, ma poi per avere la finitura finale sono andato a utilizzare la solita spazzola per metalli per togliere tutte le ultime imperfezioni più piccole e anche per dare una linearità ai graffi diciamo che si ottengono con la carteggiatura con le smerigliatrici, quelle meccaniche. Infine applico uno strato di sughero al di sotto dei pezzi per renderli un po' più stabili. Anche la versione quella più grande con i portapenna multiplo è venuta molto bene. Mi basterà poi andarla a rifinire esattamente come ho fatto con gli altri pezzi, però questo qui ha bisogno anche di una smussatura nei lati della parte in legno, che andrò a fare con una presa da smusso alla mia fresatrice da banco, impostata per fare uno smusso da 1 mm. Dopo aver applicato l'olio sul legno e aver aspettato 24 ore che si asciughi per bene,
ecco i nostri nuovi pezzi pronti. Sono veramente soddisfatto dei nuovi modelli che ho creato. La fusione con il legno viene veramente molto bene. E sono un po' più rognosi le parti grigie da andare a rifinire, però vengono veramente molto bene. Soprattutto per quanto riguarda la versione con l'elica, che ha bisogno di essere rifinita all'interno di tutte le palette. Sono dovuto andarci con una carta vetrata a mano per andare a togliere un po' di imperfezioni che erano rimaste dalla stampa, soprattutto la prima stampa, quella che avevo fatto con il pezzo direttamente sul piano. Ma anche la versione più moderna si è rivelata un po' più difficile da ripulire, ma alla fine sono riuscito anche a sparare bene la sabbia all'interno delle fessure e ripulirla bene anche all'interno. Anche la versione quella più grande con il Voronoi è venuta veramente molto bene. Sono dovuto impazzire un po' di più per andare a pulire bene all'interno delle fessure e degli spazi, perché ovviamente è un po' più difficile, anche perché la resina grigia comunque lascia vedere un po' di più le imperfezioni rispetto a quella bianca, e quindi devo andarci un po' più pesante per togliere tutte le imperfezioni. Se questi prodotti vi piacciono, li trovate nel link in bio o nella descrizione di questo video nel mio shop. Sono tutti personalizzabili, questo in questa parte o anche quello più grande in questa parte. Questo qui può essere anche personalizzato con un logo personale, se me lo mandate vediamo di mettercelo. Ma soprattutto, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete un bel like e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!